Saluti a tutti, in questo video vi parlerò dell'Atene sardo per l'arcica. Pro canto semenes giuge sapumata, tintra in ferro, so de punta e de alta, per quanti semi contiene un pomodoro, ti entrino ferri di punta e di lato. Ha cantato Barone Sasso dal palco, chiudendo un'ottava in risposta con e per le rime a una persona del pubblico che gli aveva lanciato un pomodoro, centrandolo in pieno. Satta è il filo della lama di un arnese tagliente, a atta de mano, a filo di mano, si dice per indicare qualcosa a portata di mano o posta di lato. La T esplosiva della atta logudorese, con la variazione di pronuncia da suono occlusivo ad affricato, TS si trasforma in azza nel sardo campidanese e mutando in suono fricativo dentale nella zetta nuorese con azza. Azzuda o deazza, indicando una persona audace, pungente, spigolosa, coraggiosa, tagliente, coriacea o che agisce a filo di spada, è termine utilizzato in tutto il sardo. Pertanto il greco azzer, punta, taglio, simile al latino azzese, scritto acces, è un prestito greco del sardo per l'arcico. E ora vi spiego perché. Il sardo è relativo all'azza o all'ata, il cognome logudorese satta, in cui l'articolo sa, la, si è fuso con il nome atta, generando il costrutto satta. Appartiene alla gallura il cognome Azzena, mentre sono di matrice campidanese con punta elevata nell'arborense nei paesi dell'Eglesiente i vari Azzeni, Azzei e Azzori. Il cognome Atene, con variante d'Attena, ha il suo epicentro nel Montiferru, Planarcia e Margine Cocceano, mentre Azzeri è importante a Sinnai e nel suo entroterra. Infine Azzara è un centro del Mandrolisai. Questi toponimi o cognomi sono relativi all'azza e sono improntati all'arma da guerra, cosiddetta bianca. Messi insieme si costituiscono il patronimico più diffuso in Sardegna, superando anche Sanna, primordiale o soccandido, ugualmente affilati a puntito come sazza. Su attile inoltre il cervello, il cervelletto, la cervice o la parte posteriore del collo con l'osso occipitale piatto, sia dell'uomo che degli animali. Detto per questo in sardo battile, attile, gazzile, azzilio o gazzili. Ponnere sos battiles, ossia mettere le protezioni, è un'allegoria per dire mettere le corna, vale a dire indossare l'elmo cornuto per proteggere la testa. La storia sarda è dunque uguale alla dea Zorta e Bana del Nilo, riportata in bassorilievi nella statuaria egizia, con il copricapo cornuto come quello indossato dai guerrieri sardi. Le protumi taurine sono un emblema propriamente sardo, scolpito nell'Edomus Deianas 3000 anni prima di Cristo, quando la costellazione del Toro transitava sulla linea del Sole nel giorno dell'equinozio di primavera. La dea Atena o Azzena, protettrice della città e del territorio di Atene, era considerata tra le altre una divinità guerriera, quindi azzuda. Prima di giungere ad Atene, i sardi antichi misero certamente al sicuro i porti per le soste intermedie. Se si dovesse seguire la rotta dell'Azza, si approderebbe in Sicilia, dove gli Azzara, omonimi del paese sardo, sono radicati in provincia di Ragusa, a Chiaramonte Gulfi, uguale alla Chiaramonte o Zara de Monte Lugudorese, dove sono ubicate domus deianas e costruzioni megalittiche simili a quelle sarde. Giunti ad Atene, i sardi per l'arci pensarono di portare in quei luoghi d'oltremare un po' di aria di casa, denominando similmente a quelle sarde le montagne sacre e le divinità. Come le possenti mura nuragiche, i Pelagi eressero un grande muro megalittico che ruotava intorno alla rocca di Atene, detta in seguito dai greci Acropolis o muro pelargico. La collina posta tra l'Acropoli e l'Agorà è chiamata Areios Pagos, volgarizzato in italiano con Areopago, che in greco traduce letteralmente collina di Ares. La divinità di Ares era stata associata dai greci a Marte, dio della guerra, quasi fosse l'alter maschile della guerriera Atena, a cui era stato dedicato il Partenone. Molto probabilmente i greci che conquistarono l'Attica intorno al 1180 a.C., poco prima della battaglia di Troia, erano popolazioni neoittite che si definivano servi degli dei, poiché adottavano le divinità dei territori conquistati. Ares era per loro un nome forse sconosciuto, per cui lo legarono a Marte, dandogli anche una collocazione mitologica, quale figlio di Zeus e di Era. Ares in Sardegna era una divinità degli stagni e dei corsi d'acqua, nelle cui foci erano situati i porti primordiali. Ad Ares erano inoltre dedicati ponti per guardare i fiumi. Se consideriamo che in origine ogni vocale era accompagnata da una consonante, a inizi di parola la vocale A di Ares era preceduta dalla consonante B, che solitamente nel sardo viene fatta fuori per aferesi se la parola che precede termina per vocale.
Quindi Aressa, come viene detto dai propri abitanti, Baressa contiene la consonante B iniziale inespressa. La radice bar, propria della divinità di Bares, è impiegata in Sardegna in un numero considerevole di toponimi, idronimi e coronimi. Un indicativo è dato dalla regione delle Baronie, dove sono situati gli stagni che vanno da Posada a Siniscola. Un altro da quello del Barigado, che vuol dire varcato, ed è riferito al territorio del Tirso, su cui era aperto il varco di transito. Lo stesso Barumini, sito archeologico patrimonio dell'UNESCO, possiede la radice bar. L'elenco è lungo, per cui mi fermo solo al toponimo di Bari, Sarda. La città storica di Oristano, ricordata come capitale del regno di Arborea, proviene da un originario Ares Tanis, in cui alla radice Ares, divinità delle acque, segue il suffisso Tanis, ossia dea dei pozzi sacri. L'unico lago naturale della Sardegna è stato corrotto nel nome dai catalano-aragonesi con Baraz, ma in origine veniva denominato Barasu o Barazzu. Aresu è un cognome sardo che riporta esattamente al nome di Ares, aggiungendo la consonante finale sarda, singolare maschile U, su. Areso Bares era quindi la piccola imbarcazione fluviale che precedette quella più consistente per varcare, solcare o barigare il mare. Omero nell'Iliade ricorda i discendenti di Ares che combatterono per Troia contro gli Achei. Ipotò guida le tribù dei valorosi Perlaci che vivono nella fertile città di Larissa. I Perlargi sono guidati da Ipotò e Pileo o Puleo, discendenti di Ares, figlio del Pelas Golletto, figlio di Teutano. Aresu è anche la volpe, che con la sua lunga coda rossa trasponeva nella visione collettiva il mantello di porpora. L'Attica in greco Attiche, la regione su cui è situata la città di Atene, esce con il suono T occlusivo logudorese, mentre Atene in greco Azzene riporta il suono TS affriccato del Campidano. Bida Atene, ossia Bida di Atene, paese di Atene, era un centro medievale nel comune di Budusò. Azzeni invece era un agglomerato antico nel comune di Baressa. Un altro villaggio denominato Azzeni era situato nel comune di Arbus. La porta sullo stagno di Marcedì che apriva le acque dell'Arborea è detta Genna de Sarca, da cui l'Arcadia, sarda. Quasi fosse uno specchio nel comune di Baressa scorre l'omonimo Rio che raggiunge ed eleva dalle sue acque la collina su cui è situata la piccola chiesetta di Santa Maria di Azzeni. Similmente nel territorio di Arbus, in cui è maggioritario tra gli altri abitanti il cognome Azzeni, in prossimità del villaggio scomparso di Azzeni, solca il terreno il rio Barazzo, dove è situata l'importante tomba dei giganti di San Cosimo. Infine dominano sul Campidano i dichi di Pardo Azzei, che si ergono al terreno scosceso di Guspini come punte affilate di una patata. C'è un motivo particolare per cui i sardi Pellagi abbiano fondato la città di Atene in quel punto della Grecia, ed è dovuto alla conformazione geografica della penisola dell'Attica, che è simile alla punta di una freccia o di un coltello. Atene, essendo figlia dell'Azza, è posta proprio sul filo della sua lama. La Cesare Antonio De Cara nel 1902 pubblicava un libro intitolato Gli Ezzei Perlaci, le migrazioni alle isole dell'Egeo e al continente ellenico, indicando nei Perlagi il popolo che aveva costruito le grandi fortezze megalitiche. A intuire che gli Assei Perlagi potevano essere sardi fu lo storico Efisio Ardu Onnis. Gli Ezzei o Azzei, pronunciato Azzei, in italiano Ettei, furono membri dell'Anfizionia Delfica, l'associazione a carattere religioso che faceva capo al santuario di Apollo in Delfi, gemellato a detta di Pausania con quello del Sardus Pater. Come racconta Tucidide, durante la guerra del Peloponneso 431-404 a.C., il muro pellagico della città di Atene era ancora considerato sacro e poteva essere aperto ai comuni mortali solo con il consenso dell'oracolo di Delfi. Tale muro megalitico era chiamato dagli ateniesi recinto pellagico, ovvero sia Cungiado, Arca, Mandra o Madao. Non lontano dal sepolcro delle donne, come dice Pausania, vi era il tempio di Cerere, anch'esso precluso al popolo dall'oracolo di Delfi. Cerere, dea del frumento, e in sardo Cherrere, ovvero sia setacciare il grano. Cherrere, per la sua indubbia origine sarda, venne soprannominata Pellagia. Allo stesso modo le donne combattenti dovevano per forza appartenere alle Amazzoni, Mazzone o Arisu. Pausania narra che gli Ioni, abitanti di Atene, riportati in greco antico con Ianes, pronunciato Zanes, erano i discendenti di Codro, ultimo re di Atene, ucciso forse dagli Achei.
Il logudorese Zanu, riferito alla divinità di Gianu, custode delle porte celesti, insieme a Codro, prima parte del composto, è ancora conservato nel paese di Codron Zanu. La dea Atena era chiamata in greco antico anche Pallas, divenuta in occidente Pallade o Pallante, che deriva da un originario Palla, senza la S sigmatica del nominativo, poiché si rifà al sardo campidanese Palla, che significa paglia pressata. La divinità di Palla era l'equivalente di quella latina Pale, che si ritrova ancora nel sardo nuorese con Padi o Paddeo, ed era omonima di quella orientale Baal, che ha conservato il suo epicentro nel Logudoro con Balla. Ancora oggi la Via Lattea è chiamata in sardo Via de Sabazza o Camino de Sapalla. Erodoto racconta la fine dei Perlagi attici che, allontanati dal centro di Atene, dove abitavano al ridosso delle mura pellagiche, furono confinati in una zona periferica sterile e priva di valore. Questo territorio fu ben coltivato dai Perlagi, tanto da portare invidia ai nuovi padroni ateniesi. Quindi, con un pretesto, gli Achei ateniesi accusarono i Perlagi di un'aggressione e li costrinsero ad andare via a occupare altre località, tra cui l'isola di Lemno, dove sopravvissero come uomini liberi fino alla conquista di Milziade nel 499 a.C. Il capoluogo dell'isola di Lemno si chiama ancora Murina, come l'Amazzone libica citata da Diodoro Siculo. C'è un nesso tra i tre colli ai piedi dei quali è edificata la città e il suo nome. La Murina Libustis o libica era la stella rossa che segnava la spalla di Orione. Tale stella trasponeva sulla terra il mantello rosso del comandante. Murina è sinonimo di Soriana, poiché riprende con trigono le tre stelle della cintura di Orione. Infatti, possedere la cintura di Ippolita, regina delle Amazzoni asiatiche, sarebbe stata la nona fatica di Ercole. In altre parole, l'Amazzone era associata alla volpe, Mazzone in sardo, che con la sua coda rossa si identificava con il mantello di Orione. A riguardo, Apollodoro cita la regina delle Amazzoni, Ortizia, riportata in greco con Orethuia, nel cui composto Thuia significa baccante, mentre la prima parte, Ore, è rivolta a Orione, dunque baccante di Orione. Apollodoro individua un'altra Amazzone, sorella di Ippolita, chiamata Pentesilea, figlia di Ares. A questo punto appare più chiaro il significato di Ares ateniese o Aresio, sardo. La dea Atena rimase a vigilare sulla città di Atene e Azei. Ella sposò secondo Apollodoro Foroneo, il primo uomo di stirpe pellagica che aveva scoperto il fuoco, da cui generò Erittonio, pronunciato Erittonzo, ossia colui che è salito in piedi. Equivalente greco di Foroneo era Festo, per cui Foroneo in origine ha scritto Foronio e pronunciato Forrongiu. È un nome prettamente sardo che riporta al forno o forno, come il paese di Forno, il latino forum, dove veniva tenuto acceso il fuoco perenne, simbolo del focolare domestico. In sintesi, la sena della spada si legava al fabbro come il metallo alla fucina. La parte opposta alla lama, quella spessa che ne tiene la struttura, si chiama in sardo tulu. Abbarrare tulu vuol dire stare ritto, come Rittonio, figlio di Foroneo di Atena. Un'altra figura mitologica legata inscindibilmente all'arte della fusione del metallo e quindi alla Sardegna è quella di Talos, il guerriero di bronzo che teneva sotto controllo per ordine di Minosse l'isola di Creta. Secondo la leggenda, Talos era stato forgiato da Efesto, quindi da Foroneo. Talos saltava sul fuoco, portava il suo corpo metallico all'incandescenza e stringeva i malcapitati per bruciarli. Egli aveva però un punto debole, la caviglia, dove teneva infilato un chiodo di bronzo per chiudere l'unica vena aperta. Il chiodo di bronzo fa parte dell'arte fusoria con la cera persa, che colora dal calco dopo la sua estrazione. L'osso della caviglia dell'agnello o alios viene perciò detto talu. A conoscenza della vulnerabilità di Talos, Medea strappò il chiodo dalla caviglia e lo uccise. Chi fosse Medea ce lo dice Diodoro Siculo. Secondo lo storico siciliota, Medea insegnò ai Marrubi l'arte di incantare gli anguis, tant'è che gli abitanti di Marrubi in Sardegna la adorarono come dea Anguzia. Medea non morì mai, dice Euripide, poiché la sua costellazione era circumpolare. Tale dato è confermato da Virgilio, il quale identifica le stelle dell'Anguis con l'attuale costellazione del Drago, considerata immortale poiché visibile per tutto il corso dell'anno. Medea non è altro che la contrazione di Mediousa, immagine che Atena teneva impressa nella sua egida.
A causa della precessione degli equinozi, 3000 anni prima di Cristo, il polo nord celeste era segnato dalla stella Tuban, che tagliava in due la costellazione dell'Anguis, detta oggi del Dragone. Dalla parte opposta si trovava la costellazione di Perseo. Aiutato da Atena, che gli prestò il falcetto, Perseo tagliò la testa di Medusa, diva rappresentata nell'iconografia con le serpi o Anguis al posto dei capelli. Il polo nord celeste, vale a dire la stella Tuban, era rivolta verso la costellazione della Falce, poi chiamata del Fauce per scambio di nome. Il fenomeno astronomico secondo cui la costellazione della Falce, divenuta poi Fauce prima di essere trasformata nella bocca del leone, si trovasse in perfetta corrispondenza del polo nord celeste quando era la stella Tuban a indicarlo, poteva verificarsi solo tra i 4000 e i 1700 anni prima di Cristo. È chiaro pertanto che non possono essere stati i greci, per il fatto che non esistevano a creare la fiaba di Medusa, di Perseo e della Falce prestatagli da Atena, ma i sardi che in quel tempo dominavano su tutto il mare Mediterraneo. Questo spiega il motivo per cui molti letterati greci e latini cercassero nel nord Europa senza mai trovarla la città mitologica di Thule, Tubula o Tula, nome simile alla stella Tuban. Tenere l'anguilla per la coda è un detto usato per manifestare il conseguimento di un obiettivo non facile. La statuina cretese detta dea dei serpenti tiene tra le mani per la coda due anguis, simbolo di procreazione, tant'è che in sardo l'anguilla è detta anche filiache. Tuban segnava la coda dell'anguis e traduceva dall'arabo il greco basilisco, ossia piccolo re. L'onomastica in comune tra il piccolo re dell'Anguis e la maggiore stella della Falce, detta ancora oggi in regolo, dunque il piccolo re, è evidente. Persino nella mitologia i piccoli re dovevano sottostare la grande Merediosa o Medusa, dunque sovrana della luce, chiamata in sardo anche Giorgia Raggiosa, rappresentata dalla stella arancione più luminosa, oggi detta Etamin. Nella Genesi la terra dove gli uomini lavoravano il ferro era detta Tubal, nome che ricorda molto da vicino sia la stella Tuban del drago, sia la città mitologica di Tubula, oggi Tula. Sembra incredibile, ma a distanza di migliaia di anni i discendenti della stirpe di bronzo, quindi gli Azei, Azzeni, Azzeri, Azzoni, Azzara, Azzena, Attene e Satta, sono ancora qui nell'isola di Sardegna, che si affacciano sul campo dei Dano, solcato dalle Riudano, e che guardano sui territori elevati dalle baronie con il Turrittano o il Caralittano. Con l'evoluzione del bronzo in ferro e poi in acciaio, i sardi hanno chiamato quasi naturalmente questa lega a Tarzo o a Sargio, fondendo il nome del nuovo metallo all'azza primordiale. Dal cielo sulla terra sarda le gorgone, sorelle di Medusa, chiamate georgiche da Virgilio, sono le graie, raio o pomidoro, poiché dello stesso colore del sole. La loro regina, Re Giorgia, in sardo Re Zorza, vuol dire coltello. L'anguis è rimasto nell'angulio, pane cerimoniale della Pasqua, nel cognome Angius e nel toponimo Agius. Tuban è la Pula o città di Tubula, o Tula, uno dei più antichi centri astronomici. La falce di Atena, che poteva mietere il grano, è stata la vera rivoluzione contadina che ha portato l'isola verso la civiltà Azzuda. Saludos.